Buonasera a tutti. Sono Lucas e sono qui con Mia per Wow Podcast Italian. Ascoltatori, oggi voglio raccontarvi una cosa incredibile che mi è successa proprio ieri. Ciao Lucas, ciao a tutti gli ascoltatori, bentornati sul nostro canale. Lucas, sei molto entusiasta stasera. Cosa ti è successo? Mia, ieri sono uscito di casa la mattina presto e quando ho aperto la porta ho visto tutto bianco. La neve! Non vedevo la neve da anni, era bellissima. Oh, che meraviglia! La prima neve dell'inverno è sempre magica. Ascoltatori, avete mai visto la neve per la prima volta? Scrivetelo nei commenti. Lucas, cosa hai fatto? Cosa hai fatto quando hai visto la neve? Ho preso subito il telefono e ho fatto tante foto. Poi ho chiamato mia sorella e le ho detto: guarda fuori dalla finestra. Lei abita in un'altra città e non aveva la neve. Era un po' gelosa. Capisco. L'inverno in Italia è molto diverso da regione a regione. Al nord fa molto freddo e nevica spesso, ma al sud il clima è più mite. Lucas, tu dove abiti esattamente? Abito vicino a Milano, quindi siamo al nord. Qui l'inverno è davvero freddo. La mattina la temperatura era -3 gradi. Ho dovuto mettere il cappotto pesante, la sciarpa, i guanti e anche il cappello. -3 gradi, che freddo! Ascoltatori, nel vostro paese fa freddo in inverno? Come vi vestite quando fa freddo? Scrivetelo nei commenti, siamo curiosi. Lucas, ti piace l'inverno freddo? Sai, Mia, a me piace molto. Mi piace quando fuori fa freddo e io sono a casa al caldo. Mi piace preparare una cioccolata calda, sedermi sul divano con una coperta e guardare un film. È molto rilassante. Oh, che bello! Anche a me piace stare al caldo in casa quando fuori fa freddo. E sai cosa mi piace fare in inverno? Mi piace cucinare. Faccio tante zuppe calde, minestre, risotti. Il cibo caldo è perfetto per l'inverno. Hai ragione, anche io cucino di più in inverno. La settimana scorsa ho fatto una bella pasta e fagioli. Era deliziosa. Mia sorella, invece, ha fatto una polenta con i funghi. Mi ha mandato la foto e sembrava buonissima. La polenta. È un piatto tipico del nord Italia, vero? Ascoltatori, conoscete la polenta? Vi piace? Nel vostro paese ci sono piatti speciali per l'inverno? Raccontatecelo. Sì, la polenta è molto popolare al nord. Ma sai, Mia, ieri pomeriggio è successa una cosa divertente. Sono uscito per comprare il pane e ho visto i bambini che giocavano con la neve nel parco. Che carini, I bambini amano la neve. Cosa facevano? Facevano un pupazzo di neve. Era molto grande. Avevano messo una carota per il naso, 2 bottoni per gli occhi e una sciarpa rossa intorno al collo. Era bellissimo. Ho fatto una foto anche a quello. Fantastico. Il pupazzo di neve è un classico dell'inverno. Ascoltatori, da bambini avete mai fatto un pupazzo di neve? È un ricordo bellissimo. Lucas, tu da bambino giocavi con la neve? Sì, tantissimo. Abitavo in montagna con i miei genitori. Ogni inverno c'era molta neve. Io e i miei amici facevamo le battaglie con le palle di neve. Era molto divertente. Le battaglie con le palle di neve, che bello! E andavi a sciare? Sì, andavo a sciare con mio padre. Lui mi ha insegnato quando avevo 6 anni. All'inizio cadevo spesso, ma poi ho imparato bene. Adesso non vado più spesso, ma mi piace ancora. Lo sci è uno sport bellissimo. In Italia abbiamo tante montagne famose dove si può sciare. Le Dolomiti, le Alpi, gli Appennini. Ascoltatori, vi piace sciare? Avete mai sciato in Italia?
Scrivetelo nei commenti. Sì, l'Italia è perfetta per gli sport invernali, ma sai, Mia, non tutti amano l'inverno. Alcuni miei amici dicono che preferiscono l'estate. Dicono che l'inverno è troppo freddo e troppo buio. È vero, in inverno le giornate sono più corte. Il sole tramonta presto, verso le 5 del pomeriggio. A me però piace anche questo. Le serate lunghe sono belle per stare in casa con la famiglia. Anche a me! E poi in inverno ci sono le feste. A dicembre c'è il Natale, a gennaio c'è l'Epifania. Sono periodi molto belli. Le città sono decorate con le luci, ci sono i mercatini di Natale. Oh sì, i mercatini di Natale sono fantastici. Ascoltatori, avete mai visitato un mercatino di Natale in Italia? Ci sono in tante città, Bolzano, Trento, Milano, Roma, sono molto caratteristici. Io vado sempre al mercatino di Natale nella mia città. Compro i regali, bevo il vin brûlé caldo, mangio le castagne. È una tradizione che amo molto. Il vin brûlé. È una bevanda calda perfetta per l'inverno. Si fa con il vino rosso, lo zucchero, la cannella e i chiodi di garofano. È delizioso e ti scalda subito. Esatto, e le castagne sono buonissime. Si chiamano anche caldarroste quando sono cotte sulla brace. Le vendono per strada in inverno. Costano poco e sono molto buone. Sì, le caldarroste sono un classico dell'inverno italiano. Ascoltatori, nel vostro paese ci sono tradizioni speciali per l'inverno. Cosa mangiate quando fa freddo? Raccontateci le vostre esperienze. Mia, parlando di tradizioni, ieri sera ho guardato il meteo alla televisione. Dicono che questa settimana farà ancora più freddo e forse nevicherà ancora. Davvero? Allora preparati bene. Dovrai portare sempre il cappotto pesante. E ricordati di accendere il riscaldamento in casa. Sì, il riscaldamento è molto importante in inverno. Senza riscaldamento in casa è impossibile vivere quando fa così freddo. In Italia di solito accendiamo il riscaldamento a novembre e lo spegniamo ad aprile. Esatto. E poi è importante anche proteggere la pelle quando fa freddo. Il vento e il freddo possono seccare la pelle. Io uso sempre una crema idratante e metto il burro di cacao sulle labbra. Hai ragione, anch'io uso la crema e porto sempre con me un fazzoletto perché con il freddo il naso cola spesso. È vero. Il naso che cola è un classico dell'inverno. Ascoltatori, avete gli stessi problemi in inverno? Come vi proteggete dal freddo? Usate creme speciali? Ditecelo. Sai, Mia, stamattina, mentre camminavo per strada, ho visto che molte persone portavano l'ombrello. Non pioveva, ma lo portavano lo stesso. Poi ho capito perché. Perché, Lucas? Raccontaci. Perché stavano per strada sotto gli alberi e dagli alberi cadeva la neve. Quando cammini sotto gli alberi pieni di neve, la neve può cadere sulla testa. Quindi le persone usavano l'ombrello per proteggersi. Che intelligente. Non ci avevo mai pensato. L'ombrello per la neve. Normalmente usiamo l'ombrello per la pioggia, ma va bene anche per la neve. Sì, e parlando di pioggia, in inverno in Italia piove spesso, soprattutto al centro e al sud, dove non nevica molto. Piove e fa freddo. È vero. Quando piove e fa freddo è ancora peggio che quando nevica. Ti senti più freddo perché l'umidità entra nelle ossa. In quei giorni voglio solo stare a casa al caldo. Capisco perfettamente. Ascoltatori, voi preferite la neve o la pioggia? Secondo me la neve è più bella, ma la pioggia è meno problematica per camminare e guidare. Hai ragione, Lucas. Con la neve le strade diventano scivolose e pericolose. Bisogna camminare piano e fare attenzione. E se guidi la macchina, devi andare molto piano. Sì, la sicurezza è importante. In alcune zone d'Italia, quando nevica molto, le persone devono mettere le catene alle ruote della macchina.
Le catene aiutano la macchina a non scivolare sulla neve e sul ghiaccio. Le catene da neve sono molto utili. Ascoltatori, nel vostro paese si usano le catene da neve? Guidate sulla neve? È difficile? Raccontateci la vostra esperienza. Mia, sai cosa mi piace dell'inverno? Mi piace il silenzio. Quando nevica, tutto diventa silenzioso. La neve copre tutto e assorbe i suoni. È molto rilassante. Oh sì, il silenzio della neve è magico. È come se il mondo si fermasse per un momento. Tutto è bianco, pulito, tranquillo. È un momento speciale. Esatto. Ieri sera sono uscito sul balcone di casa e ho guardato la neve che cadeva. Era buio, c'erano le luci della città e la neve cadeva lentamente. Era bellissimo. Mi sono sentito in pace. Che bello, Lucas! Questi sono i momenti che rendono l'inverno speciale. Non è solo il freddo e il buio, ma anche questi momenti di bellezza e tranquillità. Hai proprio ragione. E poi sai cosa? Questa mattina, quando sono uscito di casa, ho visto che qualcuno aveva scritto sulla neve con il dito «Buongiorno a tutti». Mi ha fatto sorridere. Ah, che carino! Scrivere messaggi sulla neve. È una cosa che fanno spesso i bambini. Ascoltatori, cosa scrivereste voi sulla neve? Scrivetelo nei commenti in italiano. Proviamo insieme. Bella idea, Mia. Io scriverei «Amo l'inverno». E tu cosa scriveresti? Io scriverei La vita è bella. Ma ascoltatori, voglio farvi una domanda. Qual è la vostra stagione preferita? L'inverno, la primavera, l'estate o l'autunno? E perché? Scrivetelo nei commenti. Ottima domanda. Io amo tutte le stagioni, ma l'inverno ha un fascino speciale. Mi piace il freddo, la neve, le feste, il cibo caldo, stare a casa con la famiglia. Tutto questo rende l'inverno speciale per me. Anche a me piace l'inverno. Mi piace indossare i vestiti pesanti, i maglioni di lana, gli stivali. Mi sento comoda e protetta dal freddo. E poi i colori dell'inverno sono bellissimi. Il bianco della neve, il grigio del cielo, il rosso dei vestiti natalizi. Sì, hai ragione. E non dimentichiamo gli animali. Alcuni animali in inverno dormono, come gli orsi. Si chiama letargo. Altri animali, come gli uccelli, migrano verso i paesi caldi. Il letargo. È interessante. Gli animali dormono per tutto l'inverno e si svegliano in primavera. Anche a me piacerebbe dormire per tutto l'inverno e svegliarmi quando arriva la primavera. Ah! Ah, sarebbe comodo, ma poi perderesti tutte le cose belle dell'inverno, le feste, la neve, il cibo buono. No, meglio restare svegli. Hai ragione, Lucas. L'inverno è troppo bello per dormirlo. Ascoltatori, voi cosa fareste? Dormireste come gli orsi o restereste svegli per godervi l'inverno? Scrivetecelo. Mia, prima parlavi di vestiti invernali. Io devo dire che adoro i maglioni di lana. Sono caldi, comodi e belli. Ne ho tanti di colori diversi. Rosso, blu, verde, grigio. Anche io amo i maglioni e le sciarpe. Ho una collezione di sciarpe colorate. Ogni giorno ne metto una diversa. Le sciarpe sono bellissime e ti tengono caldo il collo. Le sciarpe sono essenziali in inverno. E anche i guanti. Senza guanti le mani diventano rosse e fanno male per il freddo. Io porto sempre i guanti quando esco. Sì, i guanti sono importanti. E anche il cappello. Il cappello protegge la testa e le orecchie dal freddo. Molte persone non lo usano, ma è molto utile. Hai ragione. Mia nonna mi dice sempre: metti il cappello, altrimenti prendi freddo alla testa. E lei ha ragione. Con il cappello mi sento molto più caldo. Le nonne sanno sempre tutto. Ah! Ascoltatori, anche le vostre nonne vi dicono di mettere il cappello in inverno? Le nonne sono sempre sagge. Raccontateci cosa vi dicono le vostre nonne. Mia nonna mi dice anche:
Non uscire con i capelli bagnati quando fa freddo, altrimenti ti ammali. E ha ragione. In inverno bisogna fare attenzione alla salute. Esatto. In inverno è facile ammalarsi. Il freddo, il vento, gli sbalzi di temperatura tra dentro e fuori. Bisogna vestirsi bene, mangiare bene, dormire bene e lavarsi spesso le mani. Sì, la salute è importante e se ti senti male, meglio restare a casa al caldo, bere tante tisane calde e riposare. Non bisogna uscire quando si sta male. Assolutamente. Le tisane calde sono ottime in inverno. Io bevo tisane alla camomilla, al finocchio, allo zenzero. Mi piacciono molto e mi fanno sentire bene. Anche a me piacciono le tisane. E il tè caldo. Ogni sera, prima di dormire, bevo una tazza di tè caldo. Mi rilassa e mi aiuta a dormire bene. Che bello! Anche io bevo qualcosa di caldo prima di dormire. Ascoltatori, voi cosa bevete in inverno? Caffè, tè, tisane, cioccolata calda, vin brûlé? Scrivetecelo nei commenti. Vogliamo conoscere le vostre abitudini. Mia, parliamo ancora un momento della neve. Sai che ogni fiocco di neve è diverso. Non esistono due fiocchi di neve uguali. È incredibile. Davvero? Non lo sapevo. È fantastico. La natura è meravigliosa. Ogni fiocco è unico e speciale come ogni persona. Mi piace questo pensiero. Sì, è bellissimo. E i fiocchi di neve hanno forme geometriche perfette. Sono piccole opere d'arte della natura. Se li guardi da vicino con una lente di ingrandimento, sono bellissimi. Che interessante, Lucas. Non avevo mai pensato di guardare i fiocchi di neve da vicino. La prossima volta che nevica lo farò. Ascoltatori, anche voi dovreste provare. È un'esperienza unica. Sì, provatelo. È meraviglioso. Mia, sai che in alcune regioni d'Italia l'inverno dura più a lungo? In montagna la neve può restare fino a maggio. Fino a maggio? Che inverno lungo! Ma è normale non in montagna dove fa molto freddo e che l'altitudine è alta. La neve in montagna è molto importante per gli sport invernali. Esatto! Le montagne italiane sono famose in tutto il mondo per lo sci e gli sport invernali. Tante persone vengono in Italia per sciare sulle nostre montagne. Sì, il turismo invernale è molto importante per l'economia italiana. Tante persone lavorano nelle località di montagna, gli istruttori di sci, i gestori degli hotel, i ristoratori. Hai ragione, l'inverno crea tanti posti di lavoro e le località di montagna in inverno sono piene di turisti da tutto il mondo. È vero. Ascoltatori, siete mai stati in montagna in Italia in inverno? Avete sciato sulle Alpi o sulle Dolomiti? Raccontateci la vostra esperienza. Vogliamo sapere tutto. Mia, prima parlavi di turismo. Anche le città d'arte italiane sono belle in inverno. Roma, Firenze, Venezia sono bellissime anche con il freddo. Oh sì! Le città italiane in inverno hanno un fascino speciale. Ci sono meno turisti che in estate, quindi puoi visitare i musei e i monumenti con più calma. Esatto! E poi le città decorate per Natale sono meravigliose. Le luci, gli alberi di Natale, i presepi, tutto è magico. I presepi sono una tradizione italiana molto importante. In tante città ci sono mostre di presepi bellissimi. Napoli è famosa per i suoi presepi artigianali. Sì, i presepi napoletani sono famosi in tutto il mondo. Sono fatti a mano con grande maestria. Rappresentano la nascita di Gesù con personaggi e scene della vita quotidiana. Bellissimo! La cultura italiana è ricca di tradizioni invernali. Ascoltatori, nel vostro paese ci sono tradizioni simili? Ci sono presepi, alberi di Natale, luci? Raccontatecelo. Mia, sai che mi piace dell'inverno italiano? Mi piace che ogni regione ha le sue tradizioni. Al nord festeggiano in un modo, al sud in un altro modo.
È bello questa diversità. Sì, l'Italia è un paese piccolo ma molto vario. Ogni regione ha la sua cultura, la sua cucina, le sue tradizioni. Questo rende l'Italia speciale e interessante. Assolutamente. E questa diversità si vede anche in inverno. I piatti tipici sono diversi, le decorazioni sono diverse, le feste sono diverse. Ma tutti gli italiani amano l'inverno a modo loro. Bellissimo Lucas! Ascoltatori, noi speriamo che questo episodio vi sia piaciuto. Abbiamo parlato di tante cose sull'inverno in Italia. Sì, abbiamo parlato della neve, del freddo, dei vestiti, del cibo, delle tradizioni, delle città, delle montagne. L'inverno è una stagione ricca e bella. Ascoltatori, non dimenticate di scrivere nei commenti. Vogliamo sapere com'è l'inverno nel vostro paese. Scriveteci in italiano, anche se fate errori. L'importante è provare. Esatto, Mia! Non abbiate paura di scrivere in italiano. Siamo qui per imparare insieme. Ogni commento è importante per noi. E se questo episodio vi è piaciuto, mettete un like e iscrivetevi al canale Wow Podcast Italian. Facciamo nuovi episodi ogni settimana. Sì, iscrivetevi e attivate la campanella per ricevere le notifiche quando pubblichiamo nuovi episodi, così non perderete nessun contenuto. Perfetto Lucas! Ascoltatori, vi ringraziamo per averci ascoltato oggi. Continuate a studiare italiano, continuate a praticare, continuate a seguirci. Grazie mille a tutti. Ci vediamo nel prossimo episodio. Vi auguro una bellissima serata e un inverno meraviglioso. Ciao a tutti, buonasera e a presto. Restate al caldo e godetevi l'inverno. Ciao ciao!